Ragazzi, sincero, questa MotoGP imprevedibile ogni weekend mi sta piacendo veramente tanto. E di conseguenza il post-GP è qui per voi. Tante piccole chicche da mostrarvi e spiegarvi. Ma soprattutto la situazione Marquez, perché dal mio punto di vista è la fine. Durante la brevissima sigla avrete giusto il tempo di iscrivervi e lasciare un like. Via! Partirei pronti via dall'argomento del momento. Marquez ormai è l'ombra di quel cannibale pre-2019. In tempi non sospetti, nel primo post-GP della stagione, avevo detto che una moto più facile avrebbe avvantaggiato tutti gli altri ondisti, ma avrebbe plafonato le qualità e le caratteristiche di Marquez. Ed è quello che è accaduto. Non ci sarebbero particolari controindicazioni su questo. Tempo qualche gara, Honda gli avrebbe portato degli aggiornamenti e pian piano secondo me avremmo rivisto il vecchio Marquez. Il problema vero è che Marc non si accontenta. È quel pilota che quando scende in pista, anche se non è in condizione di fare bene, butta il cuore e anche qualche moto oltre l'ostacolo. Lo sapete, tralasciando tutte le vicende personali che sappiamo benissimo, Valentino, il 2015, lasciamolo da parte. Io lo apprezzo veramente tanto come talento puro, ma adesso inizio a essere seriamente preoccupato, perché fare 4 botte del genere in 2 giorni di gara denota poca lucidità e frustrazione, derivante secondo me dalla condizione nella quale si trova, cioè in crisi contro il suo compagno di squadra. Parliamoci chiaro, un campione come lui è arrogante in senso positivo. Parentesi, nessun campione pensa di essere inferiore a qualunque pilota. Nella sua testa considera Espargaró poco più di una zia di mezza età e vederlo davanti a lui costantemente più o meno in tutti i turni di prove lo fa impazzire. Se ci pensate, è una condizione nella quale non si è mai trovato in tutta la sua carriera. Ha avuto al suo fianco Lorenzo e lo ha demolito. Idem Pedrosa, appena arrivato in MotoGP. E adesso Espargaró, che non ha vinto una cippa di niente, gli sta davanti? Esplosione di neuroni. Mentalmente per un pilota del suo calibro è un gran casino. Nel titolo ho scritto è la fine, perché dal mio punto di vista questa ennesima botta, quella del warm up, è il punto di non ritorno. È quella mina allucinante che da pilota capisci che potevi veramente farti molto male. Ti fanno riflettere. Il pilota pensa o cambio qualcosa all'approccio alla gara, alla prestazione, oppure il rischio di infortunarsi o alla peggio lasciarci le penne inizia a diventare troppo alto. Questo dipende solo da lui e se non dovesse riuscirci, quindi altre gare dove vedremo queste situazioni, secondo me potrebbe anche pensare di mollare il colpo. Marquez è il peggior nemico di Marquez. Vedremo se riuscirà a risollevarsi da questo momento veramente brutto. E Honda di sicuro dovrà cercare di dargli una mano e non metterlo da parte e guardare al futuro. Ma lì sono scelte di, come dire, aziendali. Passando alla gara, non c'è molto da dire, solito rimescolamento di carte dato dal bagnato. La cosa sulla quale vorrei soffermarmi, dato che molti me l'hanno chiesta, è come Quartararo si sia trasformato da un fermo in queste condizioni a un motoscafo nell'arco di qualche mese. La spiegazione è più tecnica di quanto si possa pensare. Come abbiamo già capito dalle gare bagnate in Europa, Yamaha è una moto che crea poco grip meccanico e di conseguenza scalda meno la gomma o lo pneumatico. In piste come Le Mans, dove il grip sia dell'asfalto sia le condizioni atmosferiche remano contro a moto che creano appunto poco grip, la mescola non si accende. So già cosa vi state chiedendo, ma cosa vuol dire non si accende la mescola? Sotto una certa temperatura la mescola della gomma non lavora e di conseguenza non appiccica. Detto in maniera veramente volgare. Qualcuno di voi avrà avuto la fortuna di andare in pista e toccare le gomme che uscivano magari da una sessione di prove e vedere come quelle in mescola, ovviamente, perché quelle da strada sono fatte in un altro modo, appunto come il dito rimaneva attaccato. Quello succede quando la mescola si accende. Sulle gomme d'asciutto è molto più facile, diciamo così. Sulle gomme da bagnato, lavorando in condizioni molto più precarie, far avvenire questa situazione è più difficile. Avendo fatto molti test sul bagnato per Pirelli in qualsiasi tipo di condizione, dagli 0 gradi ai 20, posso assicurarvi come 2 gradi d'aria possono fare la differenza tra una gomma sul bagnato che funziona e una che non funziona. Ci possono essere anche
più secondi al giro. A Mandalika, grazie alla pista nuova molto gripposa con una grana dell'asfalto molto aggressiva e grazie al caldo nonostante la pioggia, questo problema per Yamaha non c'è stato. Anzi, verso la fine della gara si è trasformato in un vantaggio con Quartararo che era lanciato come un motoscafo alla ricerca della prima posizione. Anche perché se mettevano i gomiti per terra con 2 dita d'acqua un motivo c'era. Mi è dispiaciuto più che altro vedere Bagnaia così in difficoltà e se si punta a un mondiale fare 2 passi falsi così è veramente un bel casino. Tanto potenziale ma raccolto veramente poco in queste 2 gare. Pensare che Darryn Binder ha più punti in campionato dice già tutto. Al contrario, Enea e Quartararo, senza strafare, nonostante ci siano state delle situazioni dove andare al di là del limite era molto facile, hanno raccolto il massimo ed è così che si vincono i campionati. Primo e secondo in campionato con merito. Se vogliamo proprio guardare un lato positivo, per quello che era considerato il pilota più lanciato a inizio stagione, cioè Pecco, è il fatto che tra poco si tornerà per fortuna su piste molto più friendly ed è lì che sicuramente non bisognerà più fare errori. Già l'Argentina potrebbe essere quel punto di svolta secondo me. Passando alla Moto 3 mi viene da piangere. La fortuna di Migno è durata un GP. Centrato in pieno da Sasaki ha deciso di fargli un bel punterino e l'ha fatto esplodere buttandolo a terra. Un po' mi ci rivedo nel povero Migno. Dispiace perché stava facendo un'altra bella gara, sarebbero stati punti importantissimi per il campionato e niente, insomma. Foggia maestoso, nulla da dire. Moto 2, Vietti ultra consistente, anche a sto giro ha raccolto il massimo, seconda posizione, primo in campionato. Se continuerà ad avere questa intelligenza motociclistica potrebbe fare il colpaccio a fine anno e soprattutto tornare in Europa dopo tutte queste gare un po' particolari nelle prime 2 posizioni sarebbe fondamentale. Bene, anche questo post GP è finito, adesso vi do qualche anticipazione per la settimana. Martedì uscirà un video incredibile, la prova di un motard unico al mondo, vi dico solo che vale attorno ai 50-60 mila euro. No, per fortuna non l'ho fatturato. Giovedì invece video del test insieme ai mostri sacri della Superbike. Sarà veramente pazzesco. Mi sono buttato in mezzo a Bautista, Kota Nozane, io con la mia bella V4S di serie, insomma non togliete gli occhi dal canale. Lo so che molti di voi stanno aspettando il video sul 125 ultra bombardato, ma io come voi sono in attesa della targa e in attesa del telaio che deve tornarci dipinto di arancio KTM e qui già uno spoiler ve l'ho dato. Abbiate pazienza che arriviamo anche lì. Come al solito, gas e ci vediamo al prossimo video.